Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme non una borsa bensì l'abito che sto indossando ora, che vi ho mostrato nelle storie di Instagram. Vi è piaciuto molto, comunque già avevo registrato il tutorial, quindi vi penso sempre. È un abito molto semplice, estivo, un po' traforato, con schiena nuda. Io l'ho realizzato corto a metà coscia, ma può essere personalizzato, quindi potete realizzarlo anche più lungo o più corto se preferite, ma penso più lungo. E da questo schema potete ricavarci sia un crop top, quindi un top molto corto, oppure una maglietta, quindi vi fermate ai fianchi e vi viene comunque un top con questa forma. Comunque è un progetto molto semplice e adatto alle principianti, perché anche io nel settore abbigliamento sono una principiante, quindi realizzo cose molto semplici e facili da realizzare. Questo è l'effetto della lavorazione. Per realizzare questo progetto ho unito insieme gomitolo Sira e gomitolo Amore Drago, che sono entrambi filati di Borgo dei Pazzi. Vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Comunque non mi dilungo più di tanto, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato 4 gomitoli di cotone Sira, colorazione numero 9, 2 gomitoli di Amore Drago, colorazione numero 3. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 5, ago da lana per nascondere i fili e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Prendiamo i due filati e li andremo a lavorare insieme, quindi li uniamo, prendiamo l'uncinetto e facciamo il cappietto iniziale. Partiremo dalla parte alta dell'abito, quindi come riferimento io ho preso la misura che mi va a coprire la parte bassa del collo, che nel mio caso sono 18 cm. È comunque una misura a piacere, quindi in base alla vostra misura o alla misura della persona a cui sarà destinato il vestito, voi andrete a lavorare quel numero di catenelle. Quindi nel mio caso vado ad avviare le catenelle che mi coprono 18 cm, che corrispondono comunque ad una taglia SM. Potreste valutare l'idea di aumentare di 6-8 cm per una taglia più grande. Lavorate le mie catenelle, tornerò indietro a maglia alta. Il primo punto lo vado a sostituire con le due maglie basse una sopra l'altra, quindi punto l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa, entro nella solina della maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassa per andare a sostituire la prima maglia alta ed alzare il lavoro. Ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ok, terminata la lavorazione di questa riga, voltiamo il lavoro e dalla prossima riga in poi dovremo andare a lavorare un aumento ad inizio e fine riga per andare ad allargare il pannello. Come prima maglia alta faccio sempre una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa e poi lavoro un'altra maglia alta nello stesso punto. In questo modo avrò fatto il primo aumento, dopodiché procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto dove devo andare a lavorare un altro aumento.
Ultimo punto, lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Voltiamo il lavoro e nella prossima riga andremo a lavorare a maglia alta incrociata. Io infatti ho lavorato l'abito alternando una riga di maglia alta con una riga di maglia alta incrociata. Andremo comunque in ogni caso a lavorare l'aumento ad inizio e fine riga anche in questa riga di lavorazione. Procedo lavorando 2 maglie basse una sopra l'altra per alzare il lavoro. Se vi trovate bene con le 3 catenelle fatelo pure, e lavoro poi una maglia alta nello stesso punto per lavorare l'aumento. Dopodiché cosa faccio? Devo andare a lavorare la maglia alta incrociata, quindi carico il filo, salto il punto successivo, vado nel prossimo e lavoro una maglia alta. Dopodiché torno indietro nel punto che ho saltato e lavoro una maglia alta. In questo modo si creerà l'effetto incrociato. Procedo, salto il punto successivo, che è questo qui, non questo perché questo l'abbiamo lavorato. Questo è il punto successivo, vado nel prossimo e lavoro una maglia alta. Poi torno indietro nel punto saltato e lavoro un'altra maglia alta in questo modo, e procederò così per tutta la riga. Sono arrivata al termine della riga, nel mio caso mi avanza un punto perché non ho seguito il multiplo, non ho fatto calcoli, però vado a sistemare in questo modo 2 punti. Vado a lavorare normalmente la maglia alta incrociata, quindi lavoro la prima maglia alta nell'ultimo punto, la seconda nel penultimo. E poi siccome qui devo fare l'aumento, cosa faccio? Vado a lavorare l'ultima maglia alta nell'ultimo punto, così è come se avessi fatto un aumento. Ovviamente questo vale se vi ritrovate con una maglia in più, altrimenti andate a lavorare semplicemente 2 maglie alte nello stesso punto dopo aver lavorato tutta la riga a maglia alta incrociata. Quindi questo è il procedimento. Ora si volta il lavoro e adesso dobbiamo andare a fare la riga di sole maglie alte, perché io vado ad alternare queste 2 lavorazioni, quindi parto sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta, una maglia alta nello stesso punto per fare l'aumento all'inizio della riga. Procederò lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto dove lavorerò l'altro aumento, ovvero 2 maglie alte nello stesso punto. Ok, ultimo punto, vado a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Dopodiché non dovremo far altro che andare a ripetere queste 2 righe per tutta la lunghezza, comunque fino ad arrivare all'altezza della vita. Quindi si volta il lavoro. Ora dovremo andare a lavorare la riga di maglia alta incrociata, però partiamo sempre con la maglia alta, quindi lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, poi lavoro una maglia alta nello stesso punto ed ho fatto il primo aumento. Dopodiché procedo con la lavorazione della maglia alta incrociata per tutta la riga, quindi salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta, poi torno indietro e lavoro la maglia alta nel punto saltato, così per tutta la riga.
Ho gli ultimi 2 punti, vado a ripetere lo stesso procedimento fatto prima, quindi lavoro una maglia alta nell'ultimo punto, torno indietro, lavoro una maglia alta nel punto saltato, poi siccome devo fare l'aumento vado a lavorare un'altra maglia alta nell'ultimo punto. In questo modo, come potete vedere, il pannello si sta iniziando ad allargare. Procederemo in questo modo, come vi ho detto, fino all'altezza della vita, poi ci rivedremo per vedere come procedere. Ovviamente le misure sono a piacere, comunque in base alle proprie forme e le proprie esigenze, quindi andate a lavorare il vostro progetto in base alle misure che vi occorrono. Io vi lascerò indicate qui in alto le misure per quanto riguarda la taglia SM, quindi raggiungiamo queste misure o le misure comunque che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato tante righe fino a raggiungere l'altezza della vita. Ovviamente la lunghezza è soggettiva perché dovete lavorare il progetto in base alle vostre misure. Vi dico, per quanto riguarda la mia taglia, che è più o meno una SM, io ho lavorato la sezione degli aumenti ed è pari a circa 32 cm. Quindi una volta lavorato questo pannello, adesso dobbiamo andare a chiudere sul retro. Quindi questa è la parte del busto, ora dobbiamo andare a chiudere sul retro per poi scendere con l'abito. Ho già preso le misure su me stessa, ovviamente ho preso la misura del girovita e all'incirca sono sui 66 cm. Ora dobbiamo andare quindi a lavorare delle catenelle fino a raggiungere quella misura, ma io mi terrò più bassa e vi consiglio di fare la stessa cosa perché comunque a lungo andare il lavoro potrebbe cedere, quindi magari poi potrebbe risultare troppo largo, quindi mi tengo leggermente più bassa e andrò a lavorare circa 6 cm di catenelle. Quindi magari lavorate la circonferenza 4-5 cm in meno, perché tanto comunque la lavorazione poi resta elastica, quindi non avrete problemi. Quindi abbiamo detto che qui ho 54 cm, fate sempre riferimento ad una taglia S. Come vi ho detto, per completare il giro vado a lavorare circa 6 cm di catenelle. Vi darò solo i centimetri perché sono quelli più importanti, perché magari se utilizzate un filato diverso non avrete problemi, ecco. Ok, ho lavorato le mie catenelle, ne ho lavorate 11, corrispondono a 6 cm e mezzo. Ora cosa facciamo? Dobbiamo andare a chiudere queste catenelle sull'altra estremità. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia sull'altra estremità, in questo modo, e vado a chiudere con maglia bassissima. A questo punto riprendo con la lavorazione. Lavoreremo righe di andata e ritorno se vogliamo lasciare lo stesso effetto oppure in giri, sempre alternando maglia alta incrociata e giro di maglia alta semplice. Io ora ho terminato con il giro di maglia alta semplice, quindi vado a lavorare il giro di maglia alta incrociata. Faccio una catenella, volto il lavoro e procedo lavorando il mio giro di maglia alta incrociata. In questo caso mi ritrovo sulle catenelle, quindi devo fare attenzione a lavorarle in modo corretto. Questa è la prima catenella, la saltiamo, andiamo nella successiva, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Dopodiché torniamo indietro nella prima catenella e lavoriamo la maglia alta. Quindi il procedimento resta sempre lo stesso, con la differenza che ora andremo a lavorare sulle catenelle, ovviamente solo per questo giro. Ripetiamo lo stesso procedimento, saltiamo la catenella successiva, non quella che abbiamo lavorato, ma quella successiva. Andiamo nella successiva, lavoriamo una maglia alta. Poi torniamo indietro nella maglia saltata e lavoriamo la maglia alta incrociata. In questo modo procederemo così per tutto il giro, ovviamente lavorando sulle catenelle, poi lavoriamo sulle maglie normali come abbiamo fatto finora.
Bene, ho terminato il mio giro, mi avanza una maglia, quindi vado semplicemente a farci una maglia alta sopra, giusto per non lasciare lo spazio vuoto. Chiudo poi il giro con maglia bassissima nel primo punto e da questo momento in poi continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora, quindi alternando giro di maglia alta incrociata con giro di maglia alta semplice, voltando sempre il lavoro ad ogni giro se vogliamo lasciare che la lavorazione resti la stessa, altrimenti possiamo andare a lavorare in giri normali. Quindi ora avvolto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante per tutto il giro. Parto ovviamente dalla prima maglia. Per alzare il lavoro faccio le 2 maglie basse una sopra l'altra e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, quindi il procedimento resta sempre lo stesso e questo procedimento, quindi alternando le 2 righe di lavorazione, lo faremo fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo dare al nostro vestito. Io vi lascerò qui in alto la misura in centimetri, quindi la lunghezza a partire dalle catenelle in giù. Raggiungiamo quindi le nostre misure, le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, sono arrivata all'altezza dei fianchi e nel mio caso è necessario fare degli aumenti perché altrimenti non scende giù il vestito. Quindi distribuirò degli aumenti in modo casuale, in modo da allargare per bene la parte dei fianchi e fare gli aumenti solo su questo giro e poi proseguire normalmente con la lavorazione senza dover fare ulteriori aumenti, quindi andrò a lavorare un aumento ogni 3 punti. Ovviamente questo procedimento è soggettivo, quindi dovete basarvi in base alla misura che dovete ottenere. Io non farò nessun calcolo in particolare, anzi voglio dirvi la misura che ho raggiunto nel caso state realizzando un vestito per una misura SM, quindi ho raggiunto circa 45 cm, quindi ho a 45 cm ora mi sono fermata, vado a fare un giro di aumenti, ovviamente nel giro di sole maglie alte e poi proseguirò normalmente come ho fatto finora. Quindi ho già chiuso il giro con maglia bassissima, faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto di base, una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro, lavorerò una maglia alta nei 2 punti successivi, una e 2. Dopodiché nel punto successivo vado a lavorare un aumento, quindi lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, poi di nuovo una maglia alta nei 3 punti successivi, ed un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Procederò in questo modo per tutto il giro. Ho terminato il giro, chiuderò con maglia bassissima e riprenderò con il punto alto incrociato. Ovviamente poi valuterò se fare altri aumenti, vorrei non farne ma sicuramente dovrò farli, quindi nei prossimi giri di maglia alta molto probabilmente andrò ad aggiungere qualche aumento, quindi sicuramente lo proverò e valuterò come distribuire gli aumenti. Quindi gli aumenti li distribuirete in modo casuale seguendo ovviamente le misure. Calcolando che io ora sono partita facendo 3 maglie alte ed un aumento, se dovrò fare altri aumenti nel prossimo giro di maglia alta andrò a fare 4 maglie alte ed un aumento, quindi andrò comunque ad aggiungere una maglia alta tra un aumento e l'altro come si fa di solito. Nel caso non vi piacciono gli abiti aderenti vi consiglio assolutamente di fare gli aumenti anche nei prossimi giri così da allargare per bene il progetto. Quindi ora chiudo il giro con maglia bassissima nel primo punto
faccio una catenella e continuerò lavorando a maglia alta incrociata, quindi la lavorazione che abbiamo fatto finora. Gli aumenti li faremo solo nei giri di sola maglia alta se necessario, quindi vi lascio continuare da soli. Qui in alto troverete la misura in centimetri completa dell'abito, quindi la lunghezza dall'inizio alla fine, ma sappiate che potete variare questa misura, quindi potete fare l'abito lungo quanto volete. Quindi procediamo con la lavorazione come abbiamo fatto finora e ci rivediamo al termine. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, per quanto mi riguarda ho realizzato un mini abito, quindi resta corto fino a metà coscia. Vi dico anche le misure se volete realizzarlo esattamente come il mio. È lungo circa 68 cm dall'inizio fino alla fine. Ora vado a fare un ulteriore giro di rifinitura per non lasciare questo bordo dritto. Ovviamente la lunghezza è a piacere, quindi se preferite un abito lungo fino alle caviglie continuerete a lavorare giri. Se da questo schema volete ricavarne una semplice maglia vi fermate sui fianchi, quindi non andate oltre. Quindi ho già chiuso il mio giro con maglia bassissima, faccio la catenella per alzare il lavoro, punto l'uncinetto nel punto successivo, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia bassa nello stesso punto. Salto il punto successivo, vado nel prossimo e ripeto lo stesso procedimento, maglia bassa, 3 catenelle ed una maglia bassa nello stesso punto. E si creerà questo bordo un po' frastagliato, meglio di un bordo tutto dritto secondo me, però se preferite potete lasciarlo anche così, non è un problema. E si procede per tutto il giro in questo modo, saltiamo un punto, andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle ed una maglia bassa nello stesso punto. Quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, terminato il giro non faremo altro che tagliare il filo e andare a chiudere con la sola di chiusura, poi nascondere il filo tra le maglie. Volendo possiamo anche chiudere con maglia bassissima nel primo punto, tagliare il filo e andarlo a bloccare sul retro. Ok, a questo punto andiamo a creare i laccetti superiori. Uno l'ho già creato, ho fatto delle semplici catenelle che poi andrò ad annodare sul collo. Quindi mi prendo comunque lo stesso filato, mi faccio il cappietto iniziale, inserisco l'uncinetto nella catenella che si trova nell'angolo, prendo il cappietto, lo porto all'esterno, faccio una catenella e procedo con delle catenelle. Io su questo lato ne ho fatte 61, quindi farò lo stesso anche su questo lato. Fatte tutte le catenelle, comunque nel mio caso 61 catenelle corrispondono a 37 cm, a questo punto taglio il filo, tiro fuori e blocco poi con un nodino, poi andrò a tagliare l'eccesso.
Ed eccoci qua, come avrete visto anche all'inizio, questo è il risultato finale del progetto. Io sono super soddisfatta, è venuto proprio come lo desideravo, molto semplice, comunque con lo stesso schema si possono ricavare diversi progetti, come vi ho detto anche all'inizio del video, crop top, maglia, volendo anche una gonnellina perché rimuovete la parte superiore e lavorate solo la parte inferiore e vi viene fuori una bella gonnellina estiva, poi magari mettete una cinturina. Comunque spero che questo progetto vi sia piaciuto, in molte avevate chiesto il tutorial, io ovviamente già l'avevo filmato, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo realizzerete mi raccomando mandatemi le foto su Instagram, condividete il video con tutte le vostre amiche creative, continuate a seguirmi ovviamente sui social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato filati Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qua in basso insieme al codice di sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito, cordini per borse compresi. Quindi a questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!